Dai, forza. Cosa? Devi dire, forza. Naviganti nel lobby. È successo un disastro. Ma cosa ridi? Volevo dire, è successo un disastro. Meglio. Sì, meglio, vai. E dunque, praticamente, no? Francesco aveva fatto ieri 2 puntate in una e quindi praticamente erano 8 ore di tutorial che lui aveva dipinto con tanta fatica, poverissimo. Sì, vabbè, dai, adesso non sta a fare... Dai. E quindi praticamente nell'editing diciamo che ho premuto un bottone qua, un bottone là, una cosa in più, una cosa in meno e ho cancellato tutto. Come hai fatto? Ho cancellato tutto. E quindi adesso cosa facciamo? Ho preso la seconda puntata. E... sei fuori. E adesso la terza? Adesso pubblico la terza che vedete qui di seguito. Tanto ieri, insomma, in 4 ore non aveva mica fatto niente di così speciale rispetto alle 4 ore precedenti. Insomma, Ma stai dicendo, ma... Goblin, per piacere, dai, chiedi scusa. ma è colpa tua. Come? Mi hai messo tu a lavorare a quel computer. Ma che vuol dire? Ma io mi fidavo di te. E ti fidi di me, bravo pollo. Naviganti nel hobby, bentornati sul canale. Ci siamo, terza puntata. Oggi andiamo a fare tutti i particolari. Siamo passati da tecniche come il dry brush a tecniche come all'inizio lo zenitale. Ho visto che qualcuno nei commenti mi diceva che non gli piaceva per esempio il dry brush. Non guardate mai i miei tutorial come se fossero quello che si deve fare. Io do delle semplicemente informazioni e vi do degli input. Potete fare anche il metal no metal per quanto mi riguarda, se vi piace. A me non piacerà mai perché a me piace il realismo, quindi per me il pelo del grifone deve essere peloso e il dry brush è la tecnica migliore per rendere questo. Infatti sulle piume questa cosa si vede, sul cuoio si vede, sull'armatura sarà diverso perché oggi andiamo a fare gli highlight e quindi tireremo fuori, come vi dicevo proprio nel programma, se l'avesse seguita quella persona avrebbe sentito che ho detto che c'è un discorso di saturazione del bianco. Col dry brush si satura molto il bianco e si fa apposta per poter tirare fuori praticamente poi la miniatura dove non si saturerà il bianco, si farà un colore molto più intenso, magari con la tecnica degli highlights. Quindi ci sono queste informazioni che potete prendere come volete e mi raccomando fate le vostre se vi piacciono, non fate le vostre se non vi piacciono. E questa è l'arte del dipingere le miniature, non c'è una tecnica migliore di un'altra, c'è solo quello che ci piace di più. E quindi avanti tutta, ci vediamo subito dopo la sigla. Qua ragazzi, terza puntata, speriamo di questa volta farcela perché veramente dopo un'ora di filmato in realtà arrivavo anche a 2, però ho visto proprio che faceva fatica a editare, quindi ho dovuto dividere in 2. Adesso vi faccio notare che sotto ho già messo praticamente la base per un terreno, quindi questo lo fate con una Delal Green, un Sterkland Green, scusatemi Green, Argellan Earth, piuttosto che appunto lo Sterkland eccetera, che sono tutti quanti diciamo texturizzanti della Games Workshop. Potete usare se no quelli della K che sono fantastici, la Green Stuff ne ha alcuni stupendi adesso e si chiamano proprio vernici texturizzanti perché dentro hanno della sabbia e della colla vinilica e in questo modo qua praticamente si indurisce, quando indurisce diventa come la plastica quasi e dopodiché è possibile dry brushare, fare gli effetti eccetera. L'ho fatto in precedenza perché ora che finiamo il video sarà ancora un po' freschetto e non so se riuscirò a fare la basetta. Comunque nel frattempo ho preso il mio colore un po' più chiaro, l'argento in questo caso, e vado a dare dei colpettini a lui sull'armatura per dargli praticamente un po' di tridimensionalità e dopodiché andremo di nuovo a scurire il tutto con il lavaggio di Null Oil, quindi quello che vedete ora è molto chiaro, ok? Guardate. Praticamente la guancia, il naso e l'occhio, un po' il petto, qua sotto bello girare e fare questo, perché col collo del pennello non sbagliate
e gli date più tridimensionalità, e poi se volete potete andare a riprendere qualche pezzettino qui, anche per correggere magari dei passaggi di rosso, le dita della mano che come vedete si vedevano poco, adesso così le vediamo un po' di più. Questo è un passaggio che va fatto per forza di cose in highlight, quindi con... Oddio, si potrebbe fare anche in dry brush, anzi, secondo me verrebbe benissimo in dry brush, però date meno colpi di luce e in questo caso vi risulta semplicemente più asciutto, proprio vedete che sembra proprio tutto completamente, come mi diceva un follower sui commenti, impolverato, no? Ora, nel caso delle piume è figo, anche se poi siamo andati a colpire con gli highlight e le piume adesso sono con praticamente una punta di highlight dappertutto, e quindi mescolo un pochino le due tecniche io in questo caso. È ovvio che è tutta una questione di gusto, quindi ognuno fa quello che gli piace di più e anche quello che gli riesce di più a seconda degli studi che ha fatto fino adesso, perché tra le altre non è che sia sempre facile fare tutto, bisogna avere un po' di mano, cominciare ad averla, quindi pian pianino all'inizio è più facile fare certe cose con il dry brush. Se il dry brush viene controllato bene, secondo me è ancora una delle tecniche più definitive in assoluto, perché riesce a dare quello sfondo di realismo alla miniatura che le altre tecniche non fanno. Però insomma questo è un gusto personale, perché io vengo dal modellismo della famosa seconda guerra mondiale, facevo gli aeroplanini da piccolo, gli elicotteri e quindi i carri armati tantissimo, quindi ero un matto di quella roba lì, e ovviamente quella roba lì è tutta a invecchiamento, a streaking grime eccetera eccetera. Datemi un secondo che cambio pennello. Anzi no, invece di cambiare pennello facciamo un attimo un colpettino con il solito full brown e vediamo un pochino se riesco a fare le redini che mi mancano da fare qua sul piumaggio. Eccole qua, vedete? Allora, queste qua proprio erano rimaste fuori, se guardate. Allora gli diamo un colpettino ora e via. Provo a levare anche gli occhiali perché devo stare più vicino. Ok. Ecco qui per esempio che invece di fare dry brush sto facendo col colore diluito, è per far uscire di più ovviamente il tutto dal piumaggio, che appunto dovrebbe essere un po' più saturato, e quindi in questo caso si vede proprio che è, vedete, asciutto il piumaggio. Vediamo se riesco a mettere un po' a fuoco, eccolo qui, e viene fuori invece se leviamo quel pelo lì. Lasciamo un po' di nero sotto che si è fatto naturalmente con il dry brush di prima quando facciamo le piume. Molto comodo adesso lasciarlo perché poi andrà a mescolarsi con il lavaggio che faremo. Qui devo fare per forza così, vediamo un pochino se viene via quel pelo. Non so se voi lo vedete in camera, ma c'ho un peletto qua che non viene via, attenzione. Non ho capito se è un pelo o cosa, ma ora lo leviamo con questo. Vediamo un pochino se è qualcosa da levare. Con questo ferretto si leva. Questo lo sto usando, è una graffetta, lo sto usando tantissimo per riaprire i balattoli che nel frattempo si seccano un pochino. Vediamo un po' se questo mi aiuta a rimuovere sto pezzo. In realtà o è un pezzo di pelo che è rimasto lì, il destino vuole che rimarrà là, allora, perché altrimenti mi staccherebbe via la vernice e tutto. Di qua invece uguale. Andiamo, quindi oggi è terza puntata e dovrebbe essere l'ultima in teoria, anche se non so se con la basetta ce la faremo, ma il succo dell'ultima puntata è fare tutti quelli che sono i particolari, no? E quindi ora vado a riprendermela dall'altro lato, girando, giriamo, così non sporco tutto, ed ecco qua. Poi con il dry, scusatemi, con il wash
avremo fatto il resto, perché diventerà scuro e via. E fin qua ci siamo. Adesso potremmo fare tante cosine. Io direi anche di prendere vediamo un po', un colore che sia abbastanza scuro. In realtà forse l'abbiamo usato ieri e mi piace moltissimo questo green brown. Questo green brown della K è veramente bello perché ha delle tonalità quasi petrolio ed è molto carino per il becco, secondo me. Quindi vado a prenderlo qui sulla wet palette e proviamo a fare la punta del becco, che poi voglio lucidare. E in questa fase voglio anche provare a portare, con invece il nero dall'altra parte, questo è metallizzato. Volevo beccare un colore già scuro qui, alla fine prenderò il nero e fare una sorta di blending. Ecco, questo forse invece di essere il nero è il famoso, l'altro colore bello che c'era qui dentro nella confezione. Vediamo un pochino se da qua si mescolano un po'. Dopo con il lucido andiamo a levare un pochino questo effetto e vediamo un po' se riusciamo a fare una cosa carina. Prendiamo leggermente un po' di colore chiaro e andiamo a sfumarlo direttamente sulla punta del becco. Ok. Ecco, questa è un'altra sorta di blending sul posto, fatto proprio sul becco direttamente, e serve proprio a sfumare al liquido per dare un po' l'effetto di sfumatura del becco, che poi tra l'altro sapete che i becchi, insomma, in generale dei volatili, vengono molto utilizzati dai volatili e quindi si rovinano prima del resto ovviamente del volatile stesso, quindi praticamente la parte che va a scontrarsi di più col terreno eccetera si dovrebbe rovinare un pochino e quindi bene che si sfumi un po'. Poco perché alla fine voglio che resti nero e vediamo un po' se invece esagerando. Questi sono esperimenti, vedete qui secondo me è la parte bella, la parte in cui l'estro fa il suo. Cercate di essere abbastanza regolari e omogenei nella sfumatura, in modo tale che non si veda proprio lo stacco, e questo è proprio sfumato. E adesso non so se in telecamera lo vedete, vediamo un pochino se magari mi ausilia la telecamera con... Vediamo se mi parte il... Non parte, va bene, noi facciamo così, guardate. Ecco qua, vedete che sto praticamente sfumando il becco, eccolo. Ecco qua. Adesso non mi trovo più. Ok. Questa era una parte insomma che volevo farvi vedere che può essere carina, no? Poi altre cose, riprenderei il rosso in questo caso e andrei a prendermelo direttamente da qui con il Pure Red. Andiamo a rifare un po' di luci sul tessuto del
mantello. Non sto riprendendo quello di prima perché era venuto fuori troppo chiaro, forse l'avevo mescolato poco. Comunque questo è parecchio chiaro, quindi in realtà questo dovremmo metterlo sulle parti che sporgono e quindi in questo modo qui. Lasciando questa volta, visto che è l'ultimo passaggio, di rosso ovviamente, poi ne avremo altri di altri colori, lasciando praticamente le parti marroni interne. E qui vado a colpire solo quelle parti esterne che danno la rotondità, perché in questo modo va a sfumare e abbiamo praticamente una sensazione proprio di curva e di profondità. Un'altra tecnica che può essere interessante quando vi ritrovate a magari vedere troppo stacco fra una cosa e l'altra è la lavatura proprio, che va praticamente a, con un colore veramente liquido, proprio acqua sporca del colore, andate a velare, quindi una velatura più che una lavatura, andate a velare la parte praticamente. Quello cosa fa? Stacca a volte, se la fate bene, stacca il divario che c'è, lo scalino che si vede fra un colore e l'altro, quindi a volte vi permette di sfumare meno perché quel tipo di velatura vi risolve l'errore, il cosiddetto errore, che in realtà insomma si fa anche apposta. Mi sono spostato la wet palette nel frattempo in alto in modo tale che sia più semplice dipingere libero e sgombro e far vedere a voi quello che sto facendo. Allora, vediamo l'angolazione migliore per beccare questa. Ecco qua. Ok. E chiaramente qua potete insistere quanto volete perché si può arrivare a tonalità di arancione. Ora ci proviamo un po'. Io non esagererei più di tanto, però insomma effettivamente brutto non è. Si vede un po' questa sfumatura arancio che è molto carina. E il rosso appunto per un discorso di saturazione, per non farlo sembrare sbiadito, è meglio andare a schiarirlo con il giallo piuttosto che con il bianco. Con il bianco andreste a saturare tantissimo il colore di bianco per l'appunto, però si crea questo problema della saturazione che lo fa sparire praticamente sul grifone. Vedete proprio che sparisce, si vede proprio visivamente, si fa fatica a vedere i particolari. Ecco qua. Ok, allora adesso riprendiamo il Fur Brown e andiamo a dare una base alle pergamene, perché adesso poi dobbiamo fare le pergamene che sono praticamente identiche a quelle degli Space Marines, guardate qui. E quindi andiamo a prenderci questa. Una prima mano io la do con un marroncino, e qui c'era già, però vado a correggere i punti rossi che proprio non vanno. Ok.
Ok, adesso ci prendiamo un colore un po' più chiaro, che può essere proprio un avorio, e andiamo a sfumare un pochino. Mi raccomando, non siate avari di acqua, in questi casi sempre meglio abbondare, e andate a colorare praticamente le parti più alte, i bordi, lasciando appena appena qualcosina sotto. Tanto il colore è liquido, talmente tanto che con la trasparenza si vede ancora sotto. E questo sarà utile quando facciamo la lavatura, perché andrà a fare un po' quel discorso della velatura. Ora sto perdendo la punta del pennello, quindi la rifaccio. Vado a riprendermi le parti che non ero riuscito a toccare prima per non sporcare il mantello. Poi andremo a fare una lavatura e in seguito alla lavatura finalmente potremo mettere magari dei colpettini quasi di bianco per avere una pergamena tutta da scrivere. Allora, qui c'è la catena mi sa sotto, quindi la catena dopo la facciamo. Intanto andiamo a prenderci la pergamena. Ecco qui. E ok. Adesso vado a prendermi un colore ancora più chiaro, quindi prendiamo tipo, vediamo se l'avorio fa per noi, e andiamo a prendere, questo era tipo il Banshee Brown mescolato al Fur Brown, l'avorio è ancora più chiaro, a me ne è uscito un sacco, in realtà non serve, e andiamo sempre col pennello 0 in questo caso. Ora io sto usando un Broken Todd, sono pennelli che mi sa che hanno smesso di produrre perché vedo che il sito non è più attivo da un bel pezzo, ma erano dei bei pennellini questi qua, e altrimenti vi consiglio tantissimo fra tutti i Windsor, che sono veramente di Martora fantastici, costano il giusto, perché per carità costano, ma meno di quelli brandati tipo Artis Opus eccetera. Li trovate per esempio tra le altre anche sul sito di Ars, quindi Fatalità Ars, che vende quasi sempre eccellenza, in questo caso l'ha proprio azzeccata, perché ce ne sono tanti di pennelli buoni, però i Windsor veramente di solito fanno sempre un po' la differenza. Allora, poi anche lì secondo me è una questione di gusti. Ecco qua. Ovviamente questo bianco che vedete ora non si vedrà dopo, nel senso che andrò a scurirlo un pochino con la lavatura, ma la vado a invecchiare e poi non la tocco più, quindi vado a sparare molto ora sulle parti alte. Così dopo insomma non mi dà più, e questo non è bianco, questo è avorio, quindi in realtà si potrebbe sparare ancora di più con il bianco. È sempre un po' per il concetto di invecchiamento che io amo,
non vado mai a saturare tantissimo, come vi ho fatto appunto capire ormai più di una volta durante le 3 puntate. Quindi preferisco insomma una cosa che sembri realistica, sporca, che abbia combattuto davvero, eccetera eccetera. Allora, ci siamo, anche qui abbiamo fatto il nostro. Diciamo che mi manca allora la parte interna. Questo mi sa che ormai è un colore che se n'è un po' andato, sì, perché ho dimenticato ieri di fare con il Rogue Iron, volevo fare il trono, cioè il sedile, la sella dove è seduto, e quindi vado a prendermelo qui. Questo è il Rogue Iron di Army Painter, quindi un Warpaints, che se mescolato bene dà veramente un bel effetto, perché è veramente scuro, guardate, è un marrone scurissimo metallizzato, che anche questo ha delle tonalità rossicce, ma è molto comodo. Questo lo do proprio a lucido, tanto poi andiamo a mettere le lavature che invecchiano e danno le ombre, quindi vado via dritto tranquillo. Qui c'è un bel po' di primer nero che mi aiuta col grip, e quindi semplicemente finito questo vado a mettere l'oro e lo metterei anche qua sulla base, perché sembra proprio collegato come fosse lo stesso metallo piegato. Vado a pescare dentro l'eccesso così non sporco la miniatura, girandola, giro ancora, ed ecco qua. Allora, vado a levare via una cosina qui, che diventa quasi un'ombra, ok, così risolvi subito l'errore, e ci prendiamo l'oro. Oro che mi era piaciuto tanto, questo nuovo Greedy Gold della Warpaints, veramente gran campitura, capacità di copertura, veramente un colore che va via bene quindi sul pennello, quindi lo usiamo. Tra le altre è comodo perché così mi mantiene la stessa coerenza del resto delle parti metalliche, e andiamo avanti. Allora, fatto questo, poi vediamo cosa fare per velocizzare un po' il video, altrimenti qua magari ci sto altre ore quando possiamo fare dei time lapse per le stesse cose, no? Per esempio l'arma, basta farla metallica e dopo andiamo a fare le sfumature, ma penso che andrà bene anche in time lapse. Ora vediamo un attimo. Ok, allora qui ci siamo. Poi sul trono farò la lavatura. Su di lui mi sono dimenticato qui di prendermi un po' di colore per dargli un po' di luci sulla gamba, lo facciamo subito. Ok, allora per no, questo non va bene, questo non va bene. Meno male che l'ala non ha toccato niente e quindi abbiamo salvato il salvabile. Allora guardate, si fa così e buonanotte. Stava andando nella wet palette il nostro Iridan e senza volare. Ecco qua. Allora controlliamo che si sa mai che non abbia veramente toccato qualcos'altro, che poi alla showreel, guarda, è rimasta la macchia rossa della... Allora andiamo, oddio, facciamo una cosa prima. Il rosso che vi dicevo, cerco l'arancione un attimo, un pochino. Allora, questo arancione qui, non so se ve lo faccio vedere, eccolo qua, lo mescolo col rosso e vado a trovare una tonalità
leggermente più chiara, vedete, che però non satura il rosso. Se mettessi il bianco diventerebbe rosa. E in questo modo posso andare a fare gli ultimi colpi di luce sul mantello così, senza vedere tutta sta differenza. L'effetto luce c'è, è gradevole alla vista e non è appunto quel rosa porcellino che verrebbe fuori veramente fastidioso. E vado a mescolarlo con le linee che ho fatto prima, facendone un po' meno solo verso i bordi esterni. E poi vedete verso l'interno, stacco la punta del pennello, andare su e via. Qui do un po' di colpo e non so se si vede ora nella telecamera, ma insomma cambia completamente proprio la luce. Ok. Ok. Qui perdonatemi se sto più in silenzio, ma ovviamente devo stare più attento a respirare e parlare perché se parlo mi muovo e rischio di fare più danno. E qui è tutta una questione di mano ferma. Infatti vedete poi col collo del pennello vado a toccare lì, se non risolvo subito succede disastro. Allora, ancora un po' di questo colore bellissimo che ci è venuto fuori. Ok, anche qui. Giriamo la miniatura perché vedo che sennò rischia di sporcare. Qui sotto in teoria non ci vorrebbe, però è carina da vedere sulla curva. Quindi la faccio solo sulla curva interna, vedete quella parte lì, no? Dovrebbe essere in ombra completamente, quindi esageriamo meno con i punti luce qui, perché veramente non servono. Allora, ok, ci siamo. Sembra bene,
Potete anche esagerare, potete fare anche così, guardate, andare proprio a dare colpi di luce finali con l'arancione in questo modo qua. Ma qui dipende proprio dal vostro gusto. È ovvio che però in questo modo andate a differenziare tantissimo Iridan dal grifone, perché il suo morrogrifo, come si chiama, praticamente è più, diciamo quasi, anche se abbiamo passato più volte con alcune mani di lavature, eccetera, eccetera, più realistico perché appunto è stato dry brushato, mentre qui stiamo andando a prendere proprio dei punti con gli highlight estremi che però possono diventare davvero interessanti per farlo uscire fuori, cioè vedete proprio come spicca a un certo punto nonostante sia tono su tono perché stiamo lavorando sul rosso che è assolutamente all'interno della gamma del marrone e del nero. E vado a prendermi tutti questi punti che voglio far risaltare proprio al massimo con delle puntine di arancione. Ok. Tra le altre, per aumentare il contrasto, si potrebbe infine dare gli ultimi colpi di lavatura e, scusatemi, di shade, quindi ombre. Ecco qua. Beh, è venuto, dai. Possiamo anche lasciarlo lì e semmai rimetterci mano dopo. Andrei a fare di questo colore che è stupendo. Vediamo questo metallico qui, fantastico, se va bene qui. Poi vediamo come trattarlo, però secondo me da qui c'è una bella partenza, perché va a fare molto contrasto con lo scuro della magia. Sembra proprio sovraesposto dalla luce, perché è molto scuro, vedete? Ok. Beh ragazzi, direi che ora vado a mettere a posto tutta una serie di particolari in timelapse che tanto avete capito come sto trattando e dopodiché ci vediamo un pochino come tirare diciamo le fila e vedere un pochino come andare avanti.
Vi faccio vedere una cosa interessantissima. Dunque, l'avete già visto in un altro video mio vecchio, ma insomma per tutti i nuovi iscritti magari tornare indietro e cercarlo. Il verdigris che è incredibile, qui dicono che è water soluble paint, e nel senso che si può diluire in acqua, ma in realtà si leva con il white spirit. Quindi andate a prendervi del white spirit qui che userete dopo per lavare il pennello, la punta del pennello, e guardate, quindi è una sorta di enamel un po' e un po', diciamo, ok? Allora, adesso lavo la punta del pennello, mi prendo il verdigris, che altro non è che l'ossido del bronzo, ok? E vado a prendermelo per metterlo sopra le parti del... Guardate, Questo va a simulare praticamente man mano che secca il bronzo, l'effetto dell'ossidazione del bronzo, ma lo fa ad un livello che è veramente superiore rispetto a qualsiasi altra cosa voi abbiate mai visto prima. Poi, ancora un po', qui bisogna andare abbastanza veloci perché purtroppo poi si comincia a seccare ed è un peccato perché rovina il pennello. Guardate, sembra una sorta di wash in questo momento, invece man mano che va ad asciugarsi simula l'ossido. E secondo me qui è figo perché comincia proprio a dare l'effetto green dark che vorrei per il mio Iridan. Eccolo qua, vado a metterlo qui e poi tutto qui. Lascio praticamente l'oro, se guardate, fuori, e tutta la parte scura che avevo colorato con quel colore molto scuro, che è quasi un bronzo scuro, lo sto passando con il verdigris, in modo tale che appunto simuli il bronzo. Qui posso anche andare un po' sopra perché dopo andrò a dry brusharlo, anzi guarda, facciamo così qua perché è troppo bello. Andiamo a ossidare anche questa parte qui e dopo andiamo a schiarirla. Guardate cosa diventa in questa zona. Non so se vedete bene con la telecamera. Guardate. Guardate come man mano che asciuga si sta proprio... Intanto vado a sciacquare un po' il pennello. È incredibile, Questo è incredibile, fa proprio un effetto bronzo che è fuori di testa. Allora, prendo di nuovo un altro po' di questo. Qui, tra l'altro, c'è tutta una parte incrostata che potremmo anche levare. Eccola qui. Mettiamolo intanto nell'acqua. Tanto poi il bicchiere andiamo a buttarlo. Voilà. Vedete che si sta proprio già un po' seccando sul pennello e devo fare in fretta. Allora, vado a prendermi invece le ali. Questi sono gli effetti che vanno a rendere... scusate, ho visto adesso la telecamera. Vanno a rendere la miniatura veramente interessante, Perché cominciano a dare quei particolari che dici, no, guarda qui. E a me piace un sacco quando cominci a girare la miniatura e a notare determinate cose. Guardate, adesso allontano un po' la telecamera. Vado a sciacquare un po' il pennello e chiudo il verdigris perché altrimenti mi parte. Dopo andiamo a fare anche il bronzo dietro di lui. Anzi, possiamo farlo anche subito, visto che siamo qui. Facciamo subito il bronzo ossidato dietro la testa di Iridan. Vedete che ho già fatto l'ascia nella pausa e eccola qua. Ho fatto l'ascia e niente di che, insomma, metallo semplicemente passato easy e poi ci ho messo sopra una lavatura di nero. Ecco qua il verdigris. Lasciamo che faccia il suo effetto. Poi ci siamo, andiamo a farlo anche su tutta questa parte qui. E voilà. E il Grim comincia
a subentrare. Guardate che roba, come si è ossidato in queste zone qui, guardate che roba. Adesso andiamo a fare un leggerissimo proprio dry brush fatto praticamente con il bronzo stesso, e avete trasformato praticamente quel colore scuro di prima, marrone metallizzato, in un bronzo spettacolare. Allora vado un attimo solo a pulire il pennello. Tra l'altro è semipermanente questo colore, nel senso che se un giorno doveste andare a buttare dell'acqua costante sopra si leverebbe, quindi qui bisogna proprio lasciare la miniatura fuori dalle piscine. Allora, detto questo, vedete proprio l'effetto che fa, va proprio a simulare l'ossido e si schiarisce in certi punti e resta più scuro in altri punti, e dà questo effetto stupendo. Ora, si potrebbe lasciare così, perché effettivamente senza dry brush il bronzo è questo, ok? Adesso però noi andiamo a colpire leggermente con un leggero dry brush di proprio bronzo, quindi Weapon Bronze. Andiamo a mescolare il nostro colore, ce lo mettiamo un attimo sulla tavola del dry brush e andiamo a simulare il bronzo. Vedete che io uso proprio costantemente tante tecniche diverse, no? E le mescolo perché in base a quello che mi interessa, soprattutto in base al realismo. Quando io voglio realizzare qualcosa di realistico, vado a mescolare tecniche di dry brush con colpi di luce, così riesco a dargli un po' la presenza di una miniatura carina, che tutta dry brush sarebbe un po' basilare, diciamo, ma mi dà questo effetto realistico spettacolare che solo il dry brush è in grado di dare. Guardate, solo sulla punta sopra, vedete, vado proprio a colpire dei punti leggermente e ho simulato il bronzo. Tra le altre qua adesso vedevo male, ma ecco, ora è meglio. Le parti più sporgenti, scusate che non lo vedete, parti più sporgenti vado proprio a sfiorarle appena appena col pennello sporco del colore del bronzo da dry brushare, e viene fuori di nuovo. Poi qui faremo le gemme e saremo di nuovo in bolla. Ecco qui, io lascerei così perché è troppo bello vedere proprio l'effetto ossido sul bronzo e il fatto che sia scolorito a caso, no? Perché così è il bronzo, cioè è proprio è una caratteristica del bronzo che non è regolare, si va a invecchiare, a ossidare senza dover essere per forza bello. E quindi insomma andiamo a farlo anche noi casuali in questo modo qua. Queste cose qui le ottieni quasi solo con il dry brush per farle bene e realistiche. Allora vado avanti a fare altre cose easy che non vi serve guardare, tipo magari altri colpi di luce qua e là, ovviamente con la mia wet palette, e niente, diciamo che più o meno ci siamo arrivati quasi al finale. Abbiamo da fare tutta la basetta e lì ci sarà a divertirsi. Devo fare delle lavature e adesso le facciamo subito, quindi lavature da fare su per esempio il marrone. Vedete che qua c'è proprio il discorso delle queste staffe che sono state legate, e quindi insomma andiamo un attimino a rivedere queste cose. Ci vediamo fra poco. Vedere ora invece l'altro effetto della stessa casa del Verdigris, che è il rust, e qui andiamo veramente sul grim pesante perché vado ad arrugginire alcune parti anzi guarda, lo metto nel tappo così è più facile, alcune parti dell'armatura, ok? La cosa qual è? Che questo effetto ruggine qua è devastante, cioè voi lo mettete e fa veramente impressione, guardate. Allora vado a metterlo qui sul medaglione, ricopro il medaglione e aspetto, poi vado sulla catena e aspetto. Stessa cosa
per tutto il resto. Quindi noi andiamo intanto a metterlo sulla catenella e andiamo a vedere l'effetto che fa quando si è seccato. Guardate, restate, guardate che ho messo l'ossido anche qui, per esempio, ho fatto il metallo dell'arma. Adesso guardate pian piano cosa succede qui al, al proprio il medaglione. Sono distratto, scusatemi ragazzi, perché sto pulendo al volo il pennello, e questo qui è un sintetico che però è carino perché è un glaze STC diciamo di quelli sintetici GV, però è molto comodo per fare queste cose qua. Tra le altre dietro mi è sfuggito, ora vedo un verdigris e quindi andiamo a farlo. Eccolo qua. Allora, prendiamo sempre qua il verdigris e andiamo a metterlo mentre intanto la ruggine si asciuga qua dietro. A volte vedete basta veramente una cosa in particolare, senza dover andare a fare tante luci, casini. Con 2 o 3 passaggi avete veramente delle cose, delle rese eccezionali. Bisogna un pochino aver studiato anche i materiali, oltre ad aver guardato cosa cosa bisogna fare, no, con i materiali. Quindi a volte basterebbe avere un po' di conoscenza appunto su quelle che sono le chimiche, perché oggi veramente c'è tutto online, dai colori fluo eccetera eccetera. A proposito di fluo, adesso facciamo un altro lavaggio con il nostro azzurrino per l'armatura, e quindi insomma diciamo che ci sono tante cose, no? Tipo per esempio questo contrast che andiamo a diluire adesso con l'acqua, lo andiamo a mettere sul nostro, allora questo me lo metto qui, andiamo a metterlo sul nostro raccoglitore qua del colore, che eccolo qui. Allora questa volta metto l'acqua, piglio il mio contrast e vado a ridare un'altra lavatura, perché ho dato dei colpi di bianco alla magia, ok? E quindi semplicemente ritorno a dare dei colpettini di azzurro, così vado un po' a mischiare il tutto e non mi rimane tutto quel dislivello fra il nero che fa il bruciato e il resto. Ecco qua. Adesso lo lasciamo asciugare e poi quello è fatto. Allora, nel frattempo guardate l'effetto ruggine che si è andato a creare su il medaglione. Guardate che roba. Adesso non so se riuscite a vederlo bene. Vedete che roba. Cioè è veramente bestiale, fa un effetto bestiale. Adesso non dobbiamo fare altro che leggermente dry brushare per farlo tornare praticamente al metallo, ok? Anche con dei colpettini, anche senza dry brush, insomma. E niente, avete finito di fare il pezzo arrugginito, guardate. Allora, riprendiamo il nostro Broken Toad, riprendiamo il metallo normale, non quello più chiaro, e andiamo a dare dei colpettini sulla catena. Urca, abbiamo sporcato, leviamo subito, via quello, non lo vogliamo. Poi di nuovo e vediamo. Piccoli colpi leggeri, sottili, che vanno magari a far risaltare la forma del teschio che c'è sul medaglione, e poi i colpi e poi magari, se volete, ci aggiungete una lavatura marrone e mescolate un pochino il tutto, ma con un dito, se andate sopra, vedete, andate a spalmare il colore e lo rendete ancora più realistico. Quindi mettete il colore così e poi dito e lo spalmate.
Ecco qua, così avete reso la catena di nuovo un po' più lucida nei punti dove va a toccare con gli spigoli. Ecco qua. E questi sono tutti piccoli passi o accorgimenti che magari rendono la miniatura un po' più carina, no? Ok ragazzi, allora direi che lascio un po' asciugare, guardando intorno direi che potremmo dare per esempio il lucido ai artigli e al becco, effetto che mi piace un sacco anche quello, perché rende proprio wow, rende subito diverso il nero, perché lo lucida, e userei in questo caso un gloss della Army Painter che lavora molto bene, e andiamo a metterlo semplicemente su tutti quanti gli artigli. Lo metto direttamente sul pennello e vado dal becco agli artigli. Ecco, ovviamente questo passaggio qui, se poi andate a mettere lo spray, andrà rifatto, perché altrimenti vi fa l'effetto che ve lo satina, no? E quindi gli artigli tornano a essere satinati. Però già con questo effetto lucido l'artiglio cambia completamente, viene fuori proprio dalla miniatura. Ecco qui. E vedete che proprio adesso praticamente anche il becco rimarrà così. Chiaramente si asciuga un pochino, però l'effetto quando andate contro luce è quello di un becco lucido, e quindi anche gli artigli. Ok? Vedete che già qua si sta asciugando, non è che rimane totalmente glossato, però sicuramente fa la differenza rispetto al resto della miniatura che è piuttosto spenta, no? E ci stiamo avvicinando verso la fine. Adesso, chiaro, si potrebbe fare l'interno di queste bocce, qui ci sono per esempio delle clessidre, si potrebbe fare il vetro pian pianino, adesso magari andiamo a farlo. Possiamo andare a mettere a posto la pergamena e scrivere le pergamene, quindi dobbiamo mettere anche tra le altre un bel shade, e andiamo a metterlo subito. Guardate, un passaggino e via, eccolo qui. Così invecchiamo le pergamene. Ecco qua. E dopo andiamo a colorarle, o meglio a scriverle. Questa l'ho lasciata un po' più green dark, proprio un po' più rovinata. Non è male. Adesso vediamo un po' la differenza, se magari qui le voglio più chiare come se le avessi appena messe e qui invece se ne avesse un'antica, no? Comunque dopo andiamo a scriverle quando è bello asciutto. Vediamo un po', qui possiamo mettere anche un po' di marrone, ok, e potremmo anche andare qui intorno a fare un po' di ombra marrone. Anche qui non è male contrastare un pochino. E aumenta un pochino il contrasto del mantello. Direi che questo lo potremmo fare sul mantello, appena appena insomma, ma andare un pochino a mettere mano alle ombre interne proprio del mantello, e questo è un wash parecchio scuro, quindi andate qui e venite su appena. Però lungo la pergamena, per esempio, dove insomma passa la pergamena, non è male, perché aumenta di nuovo il contrasto. Poi c'è chi piace e chi no, perché c'è chi per esempio lascia le sfumature fatte a aerografo e non contrasta assolutamente perché non gli piace contrastato. A me per esempio piace un po' questo effetto linea che si va a creare con la wash, e anche perché adesso asciuga, e quindi in realtà anche qui non va a essere così invasivo come sembra ora mentre lo stiamo passando. Allora, nel frattempo vedete sta asciugando anche la magia. E la magia ovviamente per farla super bella basterebbe sfumare con 3 colpi di aerografo. Chiaramente chi non ha l'aerografo fa a mano, e il colpo diciamo che lo fa sembrare una fiamma è il dry brush dalla punta, ve lo ripeto se ve lo siete perso nella puntata scorsa. Quindi prima fate l'azzurro, le sfumature bianche, e poi dall'alto venite un po' giù facendo praticamente sui bordi, soprattutto sulle punte, questa dry brushata nera che fa proprio l'effetto
magia. Dopodiché, per esempio, si potrebbe glossare anche la magia quando è asciutta, perché stacca anche quella come se fosse vibrante dal resto dell'arma, no? E poi si potrebbe arrivare a dei punti incredibili dove si va a fare praticamente il radiale, si può fare sia col dry brush leggero sia con l'aerografo intorno, oppure addirittura intorno a lui si fa una leggera dry brushata bianca e poi si fa un passaggio con il Pillar Glacier sempre. In questo modo qui avete simulato la luce che colpisce Illidan. Dipende, cioè, c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, de gustibus, insomma. Chiaro che secondo me l'effetto luce è sempre affascinante, quindi vederla qui è affascinante sicuramente. Spaventa un po' perché nel momento in cui l'andate a fare, chiaramente si va a mettere il bianco sopra quello che avete appena dipinto con tanta cura e spaventa sicuramente l'idea di dire oddio, adesso faccio una ciofeca e dopo butto via la miniatura. Quindi insomma vi capisco se non fate cose del genere. Allora, niente, qui diciamo che siamo a posto, direi che possiamo prendere un marrone al volo e fare una staffa qui, giusto per dipingere la staffa sul piede. Ecco qua. E ci siamo, dai, diciamo che ci siamo. Diciamo che potremmo, per esempio, per iniziare la basetta, che nel frattempo sto cercando di far asciugare, prendere un marrone contrast, ad esempio, non so, un Weirwood contrast, andiamo a mettercelo pronto alla partenza. Ok, così non scivola. Questo, se volete, è della Red Grass, è molto comodo. Mi sembra che ne abbia tra le altre sempre Ars, perché vende le palette della Red Grass. E prendete praticamente il Weirwood e lo andate a mettere sul tronco che avevamo preparato in precedenza. Questo è un contrast, quindi voi avete fatto prima la vostra base con lo zenitale, che vi ricordo, chi è aerografo sa come farla, chi non è aerografo la può fare lo stesso con 2 spray primer. Quindi prende il primer nero, poi prende un primer color bianco o osso, dipende se vuole scaldare di più poi il colore che verrà messo in trasparenza, e avrà questo effetto. Chiaramente deve stare un po' più lontano rispetto a chi usa l'aerografo, perché chi usa l'aerografo ovviamente ha una sottigliezza del colore proprio diversa. Allora, qui andiamo a mettere il contrast lungo il tronco e tra un pochino ci verrà fuori già un effetto nodo del tronco, perché è scolpito e quindi dovremo vederlo subito. E poi possiamo dry brushare anche qui per rendere la basetta simile al grifone. Ricordatevi che è solo una colonna di tronco praticamente che spunta da, come vedete, la parte di pietra, quindi non colorate tutto, solamente quella parte lì. E voilà. E avete fatto anche quella. Poi chiaramente quando è asciutta andiamo a dargli un colpo di dry brush e via. Io poi, tra le altre, i miei Stonecast li sto facendo tutti sulla neve, quindi poi finito tutto andrò a fare anche questa cosa della neve, ok? E quindi adesso vedremo un attimino come fare anche quella storia lì. Tra le altre penso che non occorra nemmeno andare troppo a dry brushare ancora o andare a mettere tanti effetti sulla basetta, perché poi coprirò parecchio con la neve e quindi insomma se ne andrà parecchio così. Vedremo un po' di cose e effetti divertenti tipo le cristallizzazioni eccetera eccetera. Ragazzi, allora direi che se non è ancora perfettamente asciutto lasciamo che si asciughi tutto quanto e poi passiamo a decorare le nostre pergamene, dopodiché più o meno ci siamo, ragazzi. Allora ragazzi, ci siamo, è abbastanza asciutta anche la basetta, quindi io mi sono armato già della mia tavoletta per il dry brush, vado a prendere il Leather Brown nuovo War Paints, che suppongo sia simile al vecchio, con la differenza che però è veramente diversa la composizione del colore, è diventata veramente fantastica rispetto ai precedenti e quindi li uso volentieri ora anche per il dry brush. Guardate cosa succede sulla basetta, passo leggermente e adesso che è tutto asciutto
la basetta si pigmenta facilmente del colore più chiaro, che è il leather brown in questo caso. Cercate di asciugare abbastanza, pennello abbastanza grande, soprattutto pennello, adesso qui ovviamente non è ancora tutto asciutto, quindi ovviamente verrà un po' via, ma non importa, tanto poi andiamo sopra con la neve, quindi immaginate un pochino adesso che cancan che combiniamo su questa basetta. Allora, andate sui bordi, andate qui, ecco qui per esempio toccherò, perché non voglio proprio buttare via tutto, adesso la riprendo e la rimetto lì così, ok. E andiamo avanti, sempre leather brown, pigliamo il resto, andiamo di, ovviamente dove ce n'era di più è diventato più morbido, diciamo ancora è rimasto morbido e quindi insomma bisogna aspettare un po'. Poi ho preso sempre dell'Army Painter, un Desert Yellow. Questo Desert Yellow mescolato leggermente col pennello sporco va a schiarire bene il mio leather brown e mi dà questa sfumatura che mi interessa avere sulla basetta. Ovviamente se avete un po' di pazienza e lasciate che si asciughi viene sicuramente bene e meglio di come sto facendo in questo momento, ma nel mio caso non mi preoccupo granché perché vado a coprire molto con la neve e quindi insomma bene o male anche se non è proprio completamente della bracciata non importa. Poi ovviamente qualsiasi cosa fate con acqua, cose del genere finte, quindi resina eccetera, ricordatevi sempre lo spray, il Monitorum spray. Se andate a mettere lo spray dopo non potete fare granché e quindi praticamente tutto quello che dovete fare è spruzzare il Monitorum prima di andare a lavorare sulla basetta con le resine piuttosto che con per esempio il liquid frost che adesso vi farò vedere, la neve, l'UV resin. Ora vi faccio vedere un po' di cose interessanti. Mi sono procurato anche un pezzettino di plastica come questo che se non lo perdo è bene e lo utilizzerò praticamente per fare una stalattite da attaccare qua dietro. Quindi quello che vado a fare ora è intanto la stalattite ha bisogno della colla, quindi prendiamo una colla, io in questo caso uso la Green Stuff Instant Glue, che è una cianoacrilica con in questo caso il gel formula che è leggermente viscoso e quindi mi permette di restare qui con la gocciolina, guardate, ecco qua. Tengo la gocciolina qui, si potrebbe prendere l'attivatore per esempio per fare prima, ma insomma dovrebbe attaccare abbastanza velocemente. Poi prendo la mia stalattite e la appiccico qua e non resta e quindi adesso bisogna battagliare con la nostra stalattite che è un pezzo di plastica. Questi qua sono della Green Stuff, li ho pagati pochi euro e praticamente una volta si può praticamente scaldare con l'accendino, si allunga e si spezza, ovviamente da un lato dove si allunga fa la punta, e volevo simulare una stalattite sfruttando questo pezzo di plastica come supporto per poi andare a metterci la resina e quindi diventerà un'anima trasparente all'interno della stalattite. Ora vediamo se la colla mi ausilia. Ovviamente non ci preoccupiamo di lucidare tutto perché tanto diventerà tutto lucido. Ecco che si sta posizionando bene, andiamo a metterla dritta, ok, mica tanto, ancora si sposta, E queste sono le parti in cui dovete avere pazienza. Non riesco a farvela vedere ora perché è sotto l'ala e se giro ovviamente non sta, ma aspettiamo un attimo e dopodiché ve la faccio vedere. Dai, si è abbastanza asciugata, vedete? Praticamente questa qui diventerà l'anima della stalattite, ok? Non mi ricordo se è stalagmite o stalattite, penso stalattite dall'alto, stalagmite dal basso, se non ricordo male dalle scienze naturali a scuola, non sono andato a rivederlo poi negli anni. Allora, mi prendo della Green Stuff l'UV Resin, questo, ecco così lo vedete bene. L'UV resin altro non è che una resina che funziona con la lampadina UV, quindi nel momento in cui io l'ho fatta scendere, un po' come quella delle unghie delle ragazze, quando l'ho fatta scendere, dopodiché io vado a illuminarla con la luce UV
e la resina mi si solidifica all'istante. Quindi cosa faccio? Prendo la resina da qui, la vedete? Spero di sì. Adesso non so neanche se esce perché bisogna vedere, questa è un po' che non la uso, quindi magari si è solidificata, buonanotte. Ma ne ho un'altra, quindi andiamo a vedere un pochino. Allora, questa mi sembra abbastanza solidificata, vediamo un po'. Era solo il buco. Allora, raccomandazione per questa resina, fate attenzione che è totalmente innocua se la toccate quando è liquida. Se vi toccate poi il dito con la luce UV e avete la resina sopra, diventa dura, peggio della cera acrilica, quindi mi raccomando, attenzione a questo passaggio. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere, accendiamo la nostra luce UV pronta, perché ci serve al volo, e andiamo a mettere la resina. Ne mettiamo un bel po' in modo tale che scenda sulla luce e poi andiamo a solidificarla. Si solidifica praticamente in un attimo. Sotto quella goccia che vedete la lasciamo solidificare o la copriamo, vediamo. Adesso mettiamo un'altra goccia qui e vediamo che succede. Vedete, la lasciate scendere e lasciate che si solidifichi con la luce. La forza di gravità fa il suo e la luce è talmente veloce a solidificarla che in un attimo avete simulato la stalattite. Semplice ma di grande effetto, no? E questa è una prima parte. Ovviamente ora è venuto giù un po' a caso, adesso vediamo un pochino di migliorare la situazione, no? Allora, lasciamo che vada avanti a solidificarsi da tutti i lati. Ok, ovviamente come vi dicevo non vado a dipingere troppo bene la basetta in questo momento perché tanto vado a coprire abbastanza, ma un pochino di effetti li facciamo. Allora prendiamo questo è un pigmento naturale di terra molto scura e andiamo sopra questi punti qui e anche soprattutto alle rocce, in modo tale che vadano un pochino a mescolarsi con il marrone del terreno e simulino anche un pochino la polvere, diciamo, lo sporco, eccetera. Quindi guardate anche qua, andiamo a metterlo dappertutto, vedete come in un attimo si va a mescolare il terreno che avevamo e poi andiamo a prendere un pochino le zampe del nostro grifo, poco in questo caso, e più questa davanti che deve essere più diciamo coinvolta. Occhio sempre al discorso sporco perché i pigmenti vanno giù di brutto, quindi occhio, e ci siamo. Adesso fatta questa chiudo il pigmento perché se succede qualcosa non ce ne leviamo più. Abbiamo un secondo pigmento più rossiccio, questo è della K in questo caso, e io faccio così, prendo quel pennello, infilo, sbatto il pennello all'interno e quello che resta lo utilizzo e quindi vado a macchie. Anche qui vado a beccare zone della basetta e zone del terreno. E intendo il terreno quello fatto di rocce ovviamente. Ok, ancora un pochino, questo praticamente dà una connotazione un po' più argillosa al terreno perché è più rossiccia, tutto lì. Va a sfumare un po' rispetto all'altra. Ok. Poi ultimo tocco, questa volta andiamo verso il chiaro, anche se non esagererei tantissimo perché effettivamente siamo sul fango, cioè il terreno deve essere abbastanza rovinato dal discorso della neve, no? E quindi dovrebbe essere bagnato per quel motivo là. Quindi vado un po' qui a beccare le prime parti del pennello sporco, le vado a mettere sul la parte delle rocce, la parte delle pietre, così ho un effetto polvere, vedete qua in alto, e poi magari vado un pochino a marcare delle zone
che possono essere sporgenti all'interno sulla basetta, insomma. E questo fa molto polvere effettivamente, eh. Allora, adesso che abbiamo la nostra basetta con una base abbastanza impolverata, vedete? Ecco qua. Ed è veramente più realistica, possiamo andare a riempirla di neve in modo tale che poi questa parte qua resti abbastanza sotto, però dove si vede insomma che sembra un terreno. Poi andiamo a lavorare un pochino magari con le pozzanghere e via così. Allora andiamo adesso a pulire il pennello. Questa è un'altra puntata lunga, ma d'altronde questa deve essere l'ultima. Si poteva fare anche in 4, però insomma adesso vediamo, anche perché avrò problemi a editare anche questa perché abbiamo già superato l'ora e ovviamente diventerà un altro puntatone gigantesco. Allora, guardate questo che è il Liquid Frost della Green Stuff World, altro liquido magico come quelli della Verdigris e Rust. Questo praticamente simula quando si raffredda praticamente diventa un frost proprio, e fa proprio gli aghetti frost. Quindi io vado a metterlo in tutti questi punti alti e vedete che effetto fa dopo. Tutti gli spigoli, le punte, scusate che a volte non vedete, mi rendo conto, ma devo andare via abbastanza veloce. Ok, questo va lasciato asciugare e praticamente quando solidifica simula i cristalli. Ok, lo trovate anche questo da Ars, perché Ars tiene anche cose di Green Stuff World. È molto carino perché va praticamente proprio a simulare l'effetto cristallizzazione, facendo proprio dei cristalli che sembrano proprio ghiaccio. Allora, fatto questo, direi di cominciare con la neve. Aspettate che do una pulita un attimo a questa e partiamo con la neve subito. E che possiamo andare di Valhalla Blizzard, che praticamente è la neve, in questo caso GV. Ce ne sono veramente tante in commercio, anche qui ovviamente Green Stuff, anche qui AK, eccetera eccetera. Vado a prendermi una palettina di plastica, ok, quindi una cosa del genere, e iniziamo a mettere un po' di neve in giro. La neve va a praticamente mettersi e depositarsi un po' ciuffoni, no? E quindi lasciatela pure abbastanza irregolare a ciuffi, così, come se si fosse un po' scongelata, un po' no, perché altrimenti diventa tutto un pettone bianco e non è bello. È più bello vedere nel terreno così. Poi anche qui de gustibus, perché se vi piace avere la neve gigantesca, ben venga, fate la neve gigantesca e a posto. Qua dove si mescola benissimo si va a sporcare, ed è la neve sporca, va benissimo, proprio, cioè avete fatto la simulazione perfetta. Ok. E andiamo avanti. Io nel frattempo ho finito di mettere la neve, come vedete l'ho distribuita in maniera piuttosto casuale, ho lucidato di nuovo il becco, ho messo le gemme, quindi qui è praticamente è un gloss blu della Games Workshop, che adesso non c'è più, un technical che si chiama Soulstone Blue, che fa le gemme velocemente, anche se non hanno proprio tutte le sfumature, ma è per farle insomma da battaglia piuttosto veloce. E poi le ho aggiunte anche qua. Ho lucidato leggermente i bordi dorati con il gloss, in modo tale che quando lo giri si vede un pochino, vedete sotto la luce il becco lucido, e fa un po' di gioco anche con la luce, che è carino. Devo lasciare asciugare tutto, il frost ancora non si è cristallizzato, quindi devo aspettare che faccia il suo, e direi che per la miniatura abbiamo terminato, e domani ancora vi farò una puntata esclusiva solamente per vedere praticamente la showreel della miniatura, quindi la mettiamo a girare in tondo e la vediamo da un po' di angolazioni, così vedete la miniatura finita. A domani.
Allora, io vorrei vedere anche le foto dei vostri grifoni, quindi potete mandarle sul profilo di Instagram che abbiamo e qui possiamo vedere tutte le cose che state facendo bellissime. E detto questo, mi raccomando, cercate sempre di essere felici quando fate le miniature. Quindi non cercate la miniatura perfetta, piuttosto cercate la miniatura che vi rende felici.